Buongiorno schillati! Oggi facciamo una ricetta per quelli un po' più schillati tra di voi, nel senso che facciamo un risotto con i gamberetti e gli asparagi, che è un po' leggermente più complesso delle ricette standard che vedete normalmente in questo canale. Non è però complicatissima, poi ve la faccio vedere passo a passo. È una ricetta molto primaverile e io la faccio ovviamente con gli asparagi bianchi perché in Germania questo è quello che si trova. Si può però benissimo fare anche con gli asparagi verdi. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. Allora, gli ingredienti ci servono ovviamente gli asparagi, ci servono i gamberetti, freschi o scongelati, fate un po' come vi pare, il riso da risotto. Ora, io lo so che ci sono tantissime teorie e tantissimi cuochi molto più bravi di me che sanno che cosa abbinare con che cosa. Io, vivendo dove vivo, compro il riso da risotto che sia Carnaroli, che sia uno qualsiasi, insomma, voi sapete di quello che parlo, prendete un riso da risotto, quello che riuscite a trovare, un po' di aglio, un limone non trattato perché ci serve sia il sugo che la scorza, olio, sale, il burro per mantecare alla fine e un po' di foglie di salvia. Adesso andiamo a vedere passo a passo come fare. Per prima cosa andiamo a prendere i nostri asparagi e la peculiarità dell'asparago bianco è che l'asparago bianco si deve sbucciare e generosamente sbucciare, io infatti qui ho il pelapatate ma in realtà poi lo sbuccio sempre con il coltello. E va lavato bene, io li ho lavati prima di iniziare a fare il video, perché poi le bucce e quello che ci rimane, ecco, va lavato più o meno fino a questa altezza qui, perché poi da qui è abbastanza morbido. Le vado a mettere in un pentolino di acqua fredda, che ho messo qui, perché queste mi servono per fare il brodo, insieme alla salvia. Perché come ben sapete tutto fa brodo e in questo caso piuttosto che utilizzare un brodo da dado, che se poi vi siete rotti le palle lo potete fare lo stesso, io non sono una di super ortodossa, però ovviamente per dare ancora più sapore di asparago io lo faccio con le bucce degli asparagi. È un brodo che va cotto poco, 20 minuti a posto, quindi adesso intanto sbuccio i primi, poi metto sul brodo e poi mi occupo anche di tutto il resto. Gli asparagi vanno tagliati a tocchettini più o meno di questa grandezza. Ok schillati, mentre stavo finendo di preparare gli asparagi mi sono aperta un prosecchino, un po' perché fa sempre bene e un po' perché ovviamente a gusto si può anche usare per insaporire il risotto. Mentre il mio brodo cuoce vi faccio vedere i gamberetti. Mi raccomando, controllate che siano puliti per bene, che questa linguetta nera non ci sia. Nel caso, come in questo, in cui ci sia ancora dentro, andate con un coltellino a togliere perché sono gli intestini, non è proprio buonissimo mangiarseli. Quindi o avete una pescheria di fiducia che ve l'ha fatto oppure andate, non ci vuole moltissimo a pulirli. Aspetta, questo è pulito. Però fatelo perché a parte che ha anche una consistenza un po' farinosa, perché sì, mi è già successo di mangiarli, soprattutto vai al ristorante e non li fanno. Comunque così e poi con il coltellino li andate a togliere tutto quanto. Ok schillati, ripuliti per bene gli intestini, adesso iniziamo a fare il risotto. Per quel che riguarda le quantità, mi sono ricordata di non averlo detto, canonicamente il risotto sono 80 grammi di riso per persona, quindi se lo state facendo per 4 persone sono 320 o anche 350 a seconda della fame e del numero di teenager presenti, un buon mezzo chilo di asparagi e un 300 grammi di gamberetti.
per fare questo. Io quello che vi faccio vedere è una porzione da uno, perché sarà il mio pranzo, perché a casa mia nessun altro mangia o i gamberetti o gli asparagi, quindi lo sto facendo soltanto per me. Andiamo a vedere, perché al contrario di tutti gli altri risotti che vedrete anche nel mio canale, gli ingredienti vanno cucinati separatamente, perché se andassi a mettere i gamberetti insieme agli asparagi con il riso per 20 minuti vi ritroveresti dei sassetti, sono troppo duri, i gamberi devono cuocere molto di meno, quindi li facciamo a parte. Allora, andiamo verso i fornelli con il nostro fidatissimo olio extravergine di oliva. Accendiamo, aspetta, ho acceso quella sbagliata, il pentolino. Nel frattempo vi faccio vedere qui che il brodo sta continuando a cuocere, tanto quello ci serve di mano in mano. E qui ho già la padella pronta per i gamberetti, ma anche i gamberetti li andiamo a fare dopo. Andiamo a prendere quindi il riso intanto. Questi sono circa 80 grammi, quindi la porzione per una persona. Aspettiamo che l'olio si scaldi, magari aumentiamo un attimino. Io in questa ricetta qui non metto né aglio né cipolla, perché poi l'aglio lo metto per i gamberetti. Quindi andiamo veramente a tostare solamente nell'olio d'oliva con un po' di sale, prima l'asparago e poi il riso. Ok, allora facciamo insaporire un po' l'asparago. Sarebbe meglio non bruciarsi in questo momento. Poi vado ad aggiungere, ecco là, il riso e lo tostiamo. Si sente già l'asparago. Mi piace sempre tantissimo questo momento perché sembra che sia pochissimo riso, poi quando è pronto in realtà riso e verdura o gli altri ingredienti si accompagnano bene, ma così sembra sempre che sia tipo niente. Visto che è qua aperto, male non fa, tanto lo devo mangiare io, quindi ok, ci siamo. E poi quando tutto il liquido, vedete che c'è ancora un po' di liquido, è evaporato l'alcol, buono sto prosecco, andiamo a cominciare ad aggiungere a poco il brodo. Ecco, bisogna fare attenzione che non si attacchi. E up. Io me lo prendo così senza neanche stare a spegnerlo. Comincio con 2. Puoi far venire a vedere? Così, coperto di brodo, il riso, e poi quando si asciuga si va ad aggiungere una mescolata di brodo. Il risotto cuoce circa 20 minuti, ok? 20 minuti.
In questo caso i gamberetti li andiamo a fare 5 minuti prima della fine della cottura, in modo da metterli ancora caldi dentro. Quindi adesso per il prossimo quarto d'ora io mi dedico all'aperitivo. Ok ragazzi, mentre il nostro risotto, qui vedete, sta finendo di cuocere, andiamo a accendere la padella e a mettere un poco di olio per far saltare i gamberetti. Se non avete ancora una cosa di questo tipo, una tenaglia gira tutto, vi consiglio di procurarvela. Comunque, adesso aspettiamo che si scaldi l'olio. Ok, per prima cosa, appena l'olio è abbastanza caldo e si vede che sta facendo le bollicine, si sta scaldando, andiamo a mettere l'aglio. Nel frattempo continuiamo a girare ogni tanto il risotto. Esiste questa teoria che il risotto va girato in continuazione. Io non ho mai avuto né il tempo, né la voglia, né la pazienza di farlo. Però ovviamente è uno di quei piatti che va controllato, non può essere abbandonato a se stesso. Però una giratina, quando andate ad aggiungere il brodo, basta e avanza. E avanza proprio. Una bella accentaccio romagnolo è venuto fuori. Un metodo rapido per soffriggere l'aglio è questo, in modo che tutto lo spicchio sia dentro l'olio e soffriga prima. Adesso, visto che in questa ricetta comunque l'aglio io non lo vado a togliere, va bene così, e andiamo a prendere uno a uno i nostri gamberettini privi di, magari abbasso un attimo, privi di intestini. Ed è proprio questione di un attimo, perché i gamberetti si cuociono in un attimo. Ok, un minutino da una parte, un minutino dall'altra, perché altrimenti diventano duri i gamberetti. Devono assumere il loro caratteristico colore rosa. Dai, ce la posso fare, aspetta, ho già girato, quasi. Un po' di sale, ma non troppo, perché poi potete salare il risotto di suo alla fine. Se volete un po' di succo di limone, ma allora insomma a questo punto sono quasi pronti. Una volta così andiamo ad aggiungere il tutto senza l'aglio al nostro risotto. Ok, a questo punto io aggiungo un po' di scorza di limone. Vi ricordo che questa che faccio io è una porzione da 1, quindi non vado ad aggiungerne tantissima. Per 4 persone serve la scorza di un limone intero, se vi piace il sapore. Ups, devo spegnere qui, altrimenti. E poi, come in ogni risotto che si rispetti, ci sono quei 5 minuti chiamati mantecatura. Aggiungete un pezzettino, anche meno, un pezzettino di burro in mezzo,
bello in mezzo, andate a mescolare tutto quanto, il burro lo lasciate in mezzo. Ecco qua. E poi vi dimenticate del risotto per 5 minuti, date a finire il prosecco. Finiamo questo e poi quello è pronto. Ok schillati, questo è il risultato porzioncina proprio da una persona. Vabbè, facciamo dieta in un'altra vita. Io ho messo ancora un po' di pepe, andiamo a provare. Buonissimo. Detto questo, se vi è piaciuta la ricetta e non l'avete ancora fatto, non dimenticate di abbonare il canale, campanellina. La ricetta passo a passo con tutte le dosi la trovate anche sul mio blog skillsformillennial.com. Altrimenti ci vediamo alla prossima. Ciao!